Damian Priest nel backstage attacca Drew McIntyre e questo episodio di SmackDown si apre con la campionessa WWE Tiffany Stratton e giusto un anno fa partecipava al Money in the Bank e ora, un anno dopo, è la campionessa WWE. A WrestleMania ha battuto una delle più grandi di sempre, Charlotte Flair, e settimana scorsa ha battuto ancora una volta Nia Jax. E settimana prossima qualcun'altra avrà l'opportunità che ha avuto lei, ma se qualcuno dovesse mai incassare su di lei, ed è stata però interrotta da Alexa Bliss e le due non si sono mai incontrate formalmente. Lei è Alexa ed è una 2 volte campionessa femminile e ha vinto anche lei una volta il Money in the Bank, e Tiffany non deve preoccuparsi perché incassare il Money in the Bank fa parte del lavoro, anche lei l'ha fatto, ma lei veramente voleva bene Nia Jax, mentre a Tiffany non la conosce proprio. E arriva anche Charlotte Flair e si complimenta con Tiffany per aver vinto a WrestleMania, ma lei è una 14 volte campione del mondo e ha fatto tutto in WWE tranne vincere il Money in the Bank, quindi lo farà e incasserà e si riprenderà il titolo. E Tiffany le risponde che prima di pensare al titolo dovrebbe pensare a qualificarsi prima per il Money in the Bank. Ed abbiamo visto appunto il triple threat match di qualificazione per il Money in the Bank tra Charlotte Flair, Zelina Vega e Giulia, ed è stato un incontro noiosissimo, ricco di momenti morti e penso incomprensioni tra le tre. Avevo un hype assurdo, ma purtroppo è stato un quarto d'ora veramente da dimenticare, che si è acceso solo negli ultimi 2 minuti con la code red di Zelina, la figure 8 di Charlotte che è stata disinnescata da un doppio stomp di Giulia dal paletto, che ha poi connesso la Northern Light Bomb su Zelina Vega, schienandola e vincendo così il match, qualificandosi al Money in the Bank ladder match. I DIY da quando sono ritornati hanno elevato la categoria tag team. I Motor City erano loro amici e ora hanno anche i Fraction dalla loro parte, ma loro sanno che il tutto fa parte di una cospirazione contro i DIY. Un mese fa hanno avuto un TLC match brutale e stasera ci sarà la resa dei conti perché Tommaso Ciampa affronterà 1 contro 1 Chris Sabin. Chelsea Green prende in giro Zelina Vega chiamandola perdente e la ragazza del Queens gli dà una bella cinquina, ma viene però aggredita dal Secret Service, che a loro volta vengono aggredite da Michin e B-Fab. Arriva la sicurezza e Nick Aldis a separarle e stasera avremo un tag team match tra Michin e B-Fab contro il Secret Service. E il prossimo match è stato quello tra Chris Sabin e Tommaso Ciampa. E beh ragazzi, anche questo è un match abbastanza dimenticabile nonostante i nomi coinvolti, però ovviamente questo fa parte della storia, visto il modo di Ciampa di rallentare il tutto mettendo alle strette il più piccolo, cioè Sabin. Ma nonostante tutto un match abbastanza sufficiente, che signori miei è finito con la vittoria di Tommaso Ciampa grazie all'intervento della moglie di Johnny Gargano, cioè Candice LeRae, che quindi si unisce ai DIY. Lo scopriremo presto. I Fraxiom vengono intervistati da Byron Saxton e questo sarà il match più importante della loro vita, perché affronteranno uno dei tag team più forti al mondo e faranno di tutto per conquistare i titoli stanotte. Risuona la team song di Damian Priest, ma viene attaccato sulla rampa da Drew McIntyre e parte la rissa tra i due e vengono separati dalla security e dai dirigenti. Finalmente domani vedremo questo benedetto Steel Cage, che sicuramente sarà incredibile, ma che almeno farà finire sta storia tra questi due. Jacob Fatu non si fida di JC Mateo, non gli piace, non lo conosce, ma sa che sta sfruttando solo Sikoa per avere qualcosa in cambio. A Backlash non aveva bisogno del loro aiuto e lui non fa parte della loro famiglia. B-Fab e Michin battono il Secret Service in meno di 10 minuti grazie anche all'aiuto di Zelina Vega, che ha fermato Chelsea Green mentre tentava di diventare parte attiva della contesa. Match tutto sommato carino e veloce. Gli Street Profits sono sicuri di mantenere i titoli perché l'altra volta non c'era nulla in palio, ora ci sono titoli in palio e se ne andranno da quel palazzetto come campioni di coppia. Angel e Berto per Santos Escobar sono la famiglia e come in tutte le famiglie ci sono momenti bellissimi ma anche momenti in cui bisogna combattere, e Santos gli propone il 7 giugno Worlds Collide perché loro sono il meglio che la WWE può offrire e andranno contro il meglio che la AAA può offrire. Questa è la loro opportunità per vincere e farlo di fronte alla loro gente. Berto non è sicuro, ma Santos gli chiede di fidarsi di lui. E siamo passati ad un altro tag team match, quello tra Rey Fenix e Jimmy Uso contro Jacob Fatu e JC Mateo, e questo sì che è stato un grandissimo match. Madonna mia, non potevi togliere neanche per un secondo lo sguardo dallo schermo. Gran bel incontro che ci ha fatto almeno sciacquare un po' la faccia e la bocca dopo gli altri match che abbiamo visto stanotte. E comunque la contesa è stata vinta dai membri della Bloodline grazie a Solo Sikoa, che ha distratto Jimmy Uso, e JC Mateo ha potuto connettere la Tour of the Island Power Slam. Ora sul ring c'è R-Truth e domani sera dovrà affrontare il suo idolo d'infanzia John Cena, ma in realtà non è così perché quello non è il suo idolo. Quello
quello che lo ha attaccato dopo Backlash è un'altra persona. Lui lo chiamava amico, fratello, ma è diventato un corrotto. Non è per colpa del titolo, ma per colpa del suo ego. Non gli piace cosa è diventato ed è sicuro che neanche lui è contento. È il migliore di tutti i tempi. Lui vorrebbe rovinare il wrestling, ma R-Truth salverà il wrestling e salverà John Cena. E se Cena vincerà, loro si ribelleranno. If Cena wins, we riot. Ed è stato poi il momento del triple threat di qualificazione per il Money in the Bank ladder match maschile tra LA Knight, Aleister Black e Shinsuke Nakamura. Un incontro molto bello e divertente, e a vincere è stato LA Knight, che ha approfittato della Black Mass di Aleister su Nakamura. Ha lanciato Black fuori dal ring schienando il samurai, qualificandosi così al ladder match con in palio la valigetta. Beh, molto da opportunista, proprio come vuole la valigetta. Carmelo Hayes è contento e dà la notizia a The Miz, cioè settimana prossima parteciperà al triple threat di qualificazione per il Money in the Bank. Ma The Miz già lo sa, perché è stato lui ad inserirlo. Nick Aldis gli aveva chiesto chi avrebbe partecipato, lui o Ace, e il Magnifico ha scelto proprio him, perché lui l'ha già incassato per 2 volte ed ha anche partecipato e vinto un main event di WrestleMania. Ora è il momento di Carmelo Hayes e deve diventare Mr. Money in the Bank. Nick Aldis firma la nuova Bloodline e dice a Jacob Fatu che settimana prossima parteciperà all'ultimo triple threat di qualificazione per il roster di SmackDown. E siamo arrivati finalmente al main event, il match valido per i titoli di coppia tra gli sfidanti, i Fraction, i campioni di Street Profits, e sono stati 25 minuti incredibili, ricchi di voli e conteggi fermati a 2. Poteva vincere chiunque. Il match si è infiammato ancora di più dopo la combo Spanish Fly e Phoenix Splash dei Fraction, con Montez Ford che ha fermato il conteggio volando sulla schiena di Nathan Fraser. Tutti e 4 erano a terra e sono arrivati i DIY con Candice LeRae, ma subito i Motor City Machine Guns sono arrivati per attaccare Ciampa e Gargano, e Montez Ford è volato sopra il paletto lasciando Angelo Dawkins da solo, che voleva il tag per chiudere il match. Una volta ripreso era pronto, dà il tag e si spengono le luci. Una volta riaccese i Wyatt Six erano sul ring, attaccano tutti, il match finisce in squalifica. Andatevene a fanculo, voi e i Wyatt Six fanno schifo e sono inutili, insultatemi pure, ma se Bray fosse vivo sti 5 sarebbero a giocare nelle indies. Si stava così meglio senza sti qua, invece devono ritornare per forza. Vabbè, con l'immagine delle 5 coppie fallite della Wyatt Family si chiude questo episodio di SmackDown molto noioso, che si era ripreso alla meraviglia ma che si è concluso, a parer mio, in un modo schifoso. Noi ci vediamo domani con il report di Saturday Night's Main Event. Fatemi sapere la vostra qui sotto e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!